We are here in Macchia. Curtis, this is your first time here. Yes. And what is the importance of black music, blues music in the 2026? Well, you know, for me, what it is, Yeah. first of all, when I first heard Count Basie and Benny Goodman and this, I knew nothing of racism. To put a color on music is it has a culture. There's Mexican, Japanese music, there's African music. They come over to America and it forms with all of this. It's like a big gumbo. All of these different influences. Spanish, Caribbean, French, African, get this, Irish, Dutch, Scottish, huge influence on all of that put together makes American. It's not just black. Yeah. Is it strongly pushed? And I think, in my opinion, is all of that comes together, but the best, the spice, the one that puts the syncopation is Africa. Okay. And everybody, some will argue, but research and science for years has shown that we are all from Africa. Yeah. And we come out. Yeah. But with the unfortunate tragedy of slavery everywhere in the world, in America, kidnapping Africans, kidnapping and bringing them over to America, you know, isolation for them for the slaves to be apart from the white people and stuff. But it came together, and whites mixing with black. And here's the thing, people will mix. You can't help it. So black and white and Spanish and Caribbean and India and this and that, it's all gonna blend. And now, with the advent of just as the world starts to connect with sailing ships and with now the internet, but I mean ship and travel and this and that, we all as cultures are blending together. Yeah. So that's where it's at. Is just like with the internet, everybody's connected. So we can. So people, you can't just block that this, and this. And it's always been that way. If you have a chef and he's got some Caribbean this and he's got some spices and some cayenne pepper and he's got some peppers over here and some pork and this and this and this, and you just start adding the flavors, and that's what American music is. Yeah. That was a melting pot. Why? Because of the land. Everybody's taken over in Europe, they're growing there, in Asia, in here, and then America comes up and everybody starts to move. Yeah. And that's really when the music changed. That's when jazz, blues, soul, it's all the same. We can talk about Right. black music Right. strictly. It's music everywhere. Oh, it's beautiful. I mean, that to me is the number one spice. That's a huge influence. It's always cutting edge. But the Irish and the Scottish, you know, sometimes I feel like a motherless child. Yeah. That's a Scottish tune. Yeah. But then when the black community gets a hold of it, some other changes start to happen. Some other feelings, you know. It's a blend of everything. And very strong. I mean, is it pure African? No. It's everything. Okay. Irish has a huge thing. One more thing. With Africa is like the one and. It's like, you know, the one and. The funk. Yeah. The synchronized, you know, one and to like don't. That's black. That's right. Funk. Now here's the other thing. Would you say that Billie Holiday, buddy? Would you say that Billie Holiday can sing the blues? I suppose yes. Yeah. You know, you've heard her sing. That girl's got the blues. Yes. She's got it in her voice. Do you think that she sings with soul? Yeah. Okay. Do you think that she can sing jazz? Yeah. It's all the same. So. It's all the same. It is. I mean, Billie's got it all. So the blues isn't, this is blues. It's like the blues is in there. But blues is in Scottish and Irish music. The blues is in Beethoven songs. Yeah. You can hear the grief that this guy, the pain that he has, you know.
You hear, if you are aware enough and open enough, you can hear it. They're just labels. And then when somebody goes, hey, I can sell, what are we going to call it? Let's call it the blues. Yeah. Let's call it, you know. To me, I'm wide open. I like it all, you know. I love Egyptian. You ever heard of Kasson? Or flamenco? Yeah. That's blues. The blues is in everywhere. It's in everything. Celeste, alla 30ª edizione del Macchia Blues ci siete anche voi con il Blues Porch, una storia che si ripete, che ritorna qui a Macchia e anche l'orgoglio di condividere il palco con una leggenda come gli artisti, insomma. Beh, certo, quanto mi riguarda è veramente un'occasione bellissima. Noi con la Back Porch Blues Band all'epoca, nel 1996, quindi esattamente 30 anni fa, abbiamo inaugurato questo festival e a quanto pare siamo stati di buon augurio. Questa è l'ennesima edizione e ci hanno voluto onorare di richiamarci per rinnovare quello che è stato un patto che abbiamo fatto all'epoca. Certo, i membri sono cambiati, siamo rimasti io il batterista del gruppo dell'epoca, ma lo spirito non è cambiato, è sempre lo stesso, il blues vive ancora nei nostri giorni. Senti, hai detto prima, ho intervistato Curtis Salgado che mi ha detto una cosa molto bella, cioè secondo lui, io gli ho chiesto qual è il senso di fare blues ancora nel 2026, no? E lui mi ha detto una cosa molto bella, che il blues in realtà è in ogni cosa, è dentro tutto, non è solo un fatto musicale, è proprio una questione di spirito, no? di vivere la vita in un certo modo. Tu che ne pensi? Ma assolutamente da sottoscrivere. Il blues non può mai morire perché è molto semplice, al di là della definizione di genere, ma il blues è il racconto della vita e fin quando ci sarà vita gli esseri umani ognuno di loro avrà il suo blues da raccontare, da suonare, il blues da piangere e da sorridere. Il blues è il racconto della vita e quindi sicuramente esisterà sempre questo spirito. Tu sei un po' un punto di riferimento per i musicisti della zona. Che consiglio ti senti di dare a un ragazzo che oggi volesse iniziare a suonare, non necessariamente il blues, ma che si vuole avvicinare al mondo della musica dal vivo? Andare al di là della quotidianità, la musica è qualcosa che bisogna sentirla da dentro, e coltivare le cose che si fanno in qualsiasi ambito ci si muove. Se ci si muove bene, in armonia, già quello è musica. La musica è dappertutto. Quindi noi esseri umani abbiamo creato questa possibilità di sintetizzare i suoni e le emozioni attraverso la musica, ma chiunque, anche chi non suona, ha la musica dentro, bisogna solo cacciarla fuori, bisogna coltivarla. Ecco. Sindaco, il Trent'annale del Macchia Blues, una manifestazione che ormai è diventata un punto di riferimento per gli appassionati non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Ieri sera un grandissimo concerto con una leggenda del blues e stasera altri 2 concerti che porteranno ancora più prestigio a questa manifestazione. Festeggiamo 30 anni di Macchia Blues Festival, è un'iniziativa importantissima non solo per Macchia di Isernia, è un'iniziativa a cui lavorano tante persone, a cui va il plauso non solo mio come cittadino, come persona, ma di tutta l'amministrazione, perché tante persone impegnate per raggiungere gli obiettivi importanti che stiamo vedendo in questi anni. Ieri abbiamo avuto, penso, uno dei concerti più belli visti a Macchia di Isernia, questa sera avremo un artista importantissimo, Fantastic Negrito, che calca i palchi di tutti i festival più importanti del mondo e che quest'anno avremo in Italia gratis solo a Macchia, per cui diciamo un importante obiettivo raggiunto con lo sforzo di tante persone. È un obiettivo raggiunto, il trentennale non è un punto d'arrivo ma è un punto d'inizio. È una tappa di un percorso importante, è un percorso che non è solo Macchia Blues, è un percorso di promozione territoriale, culturale, musicale che passa per tante iniziative che la comunità di Macchia si impegna per portare diciamo, alla disponibilità di tutte le persone che vengono a Macchia di Isernia, e stiamo lavorando bene e questo lo dobbiamo soprattutto ai tanti cittadini che si impegnano per organizzare le varie iniziative che vedremo nell'estate macchiarola e non solo.
Ragazzi, la vostra prima volta a Macchia Blues per il 30° anniversario, voi siete una band relativamente giovane, avete iniziato nei primi anni 2020, ma avete già tantissime esperienze di palco sul X Factor, ovviamente conosciutissimi per quello al grande pubblico, ma in realtà voi avete lavorato moltissimo anche in studio, cercando un suono che è molto particolare, un po' acid, un po' anche moderno, coniugandolo però con quello che è il blues della classicità, insomma. Come avete lavorato per questa ricerca musicale? Diciamo che è il frutto delle contaminazioni reciproche che sono diverse fra di noi. Io arrivo da una radice abbastanza blues, lei arriva da una radice più elettronica con suoni moderni, il combino delle due cose ha fatto sì che uno influenza l'altro e abbiamo e stiamo continuando a cercare, a fare questa ricerca, questa creazione in questi territori qua che ci uniscono, insomma. Arriviamo da percorsi differenti ma affini e quindi ci piace sperimentare, portare, infatti stasera sarà uno show che toccherà anche punte di punk, non solo di blues, e quindi ci piace questa contaminazione. A proposito di contaminazione, di solito il palco del Macchia Blues ospita degli artisti molto più classici, ecco, voi come vi rapportate ai grandi nomi, ai grandi esempi di questa musica? Ieri sera c'era l'artista Salgado, stasera ci sarà Fantastic Gregorio, che insomma è un altro grandissimo del genere. Voi che rapporto avete con questi mostri sacri? È sempre un onore condividere il palco con loro, anzi siamo davvero onorati e anche, come si dice, emozionati di essere qui e fare da apertura a Fantastic Negrito. Pensiamo che ci sia sempre solo da imparare da questi grandi nomi che fanno parte anche dei nostri ascolti. Sì, diciamo che quando si va sul classico comunque si ha una sicurezza di qualità interpretativa, di quello che... cioè le basi partono sempre da lì, quindi è comunque qualcosa da quale trai esperienza, trai insegnamento ed è, ripeto, come ha detto anche lei, un onore, una grandissima emozione poter fare questa esperienza congiunta. Voi venite anche, come dicevo prima, dal palco televisivo, avete affrontato comunque l'esperienza X Factor, che è una cosa che non tutti gli artisti riescono a portare la loro musica su un palco così grande, davanti a un pubblico così nazional popolare, se vogliamo, però avete conservato comunque la vostra radice, la vostra matrice, che è abbastanza indie, se vogliamo, no? Qual è secondo voi il modo di raccontare la vostra musica, nonostante la possibilità di stare su un grande palco a livello nazional popolare, per esempio su un Sanremo oppure un X Factor? Ha ancora posto una musica come la vostra che può essere considerata alternativa in palchi del genere? Ma diciamo che soprattutto negli ultimi anni X Factor è uno dei motivi per cui abbiamo partecipato, si era anche aperta a generi di musica più alternativi. Al di là del genere di musica che proponi deve essere una cosa che ti appartiene. Ad esempio noi abbiamo fatto questa esperienza, ma abbiamo capito che il nostro ambiente sono più i club, quindi un altro tipo di fruizione musicale rispetto a quella televisiva. Spero che ci sia spazio e penso che ci sia spazio. Ovviamente devi stare nel luogo che ti appartiene di più. Sì, è giusto, allora, come nel nostro caso, come nel caso di altri artisti, fuori da quello che è il target della televisione, del nazionale popolare, è giusto laddove vieni ricercato, perché X Factor è una vetrina nella quale, come è avvenuto con noi, come è avvenuto con tanti, sono loro che ti chiedono di andare lì, ti cercano, ti invogliano. Noi non ci stavamo pensando perché stavamo facendo un nostro percorso che andava molto bene. E noi non ci siamo rifiutati perché abbiamo detto comunque proviamo, dai spazio a te stesso a provare esperienze diverse e dall'altra parte dai spazio a un pubblico, dai l'opportunità più che altro a un pubblico di conoscere delle cose differenti. Quindi secondo me sono cose che è importante, quando ci si trova nella situazione non dire no, provare, ragionare, provare, non snaturarsi come dicevi tu, e poi appunto serve anche da bilancia per capire dove ti piace più stare, dove ti piace meno stare. Nel nostro caso non ha fatto altro che, come diceva lei, rafforzare quelli che sono i nostri gusti, i nostri territori più fertili, e che sono i club, sono questo tipo di festival, queste sonorità. Ultima domanda, progetti futuri. Adesso stiamo lavorando alla nostra terza uscita che uscirà in autunno di quest'anno ed è un LP. E poi stiamo battendo il territorio estero, quindi speriamo di spostarci, nel senso vorremmo provare a spostarci anche sull'estero per vedere come funziona e
come veniamo accolti, diciamo, dal pubblico non italiano. Sì, uscirà appunto il disco sempre per Go Down Records, che ringraziamo per darci il supporto che ci serve per la discografia. Il territorio, abbiamo già fatto ci siamo già misurati con l'estero negli ultimi anni, ma in una percentuale insomma 1 a 10 rispetto a quello che abbiamo fatto in Italia. A me piace sempre precisare che l'Italia, adesso vogliamo andare a spostarci all'estero semplicemente per provare delle cose diverse, però mi piace sempre sottolineare che quando noi abbiamo incominciato non avremmo mai pensato di poter lavorare così tanto in Italia, perché è un tipo di musica, un tipo di circuito che sembra essere così ristretto e viene semplice pensare, supporre che all'estero sia molto più semplice, molto più... Invece l'Italia ci ha dato grandissime soddisfazioni in quel senso, ci sono ancora i locali, ci sono ancora le persone che vogliono credere nella musica differente, quindi noi abbiamo fatto tantissimo in Italia e ne siamo grati. Vogliamo spostarci all'estero solo per appunto ampliare i nostri orizzonti e capire un po' di più come funziona. Molise. Molise. It sounds so good when you say it. Yeah, my first time in Molise, I believe. Yeah. Yeah, and the other time? It's so warm and wonderful, like kind of a small village that we played in, and people had big hearts, small village, big heart. And I love making that connection with music, which is the language of humanity. Sure, I don't speak Italian, maybe they don't speak English, but the music, the spirit, the intention, that is so important. I saw some video from last night. It was a great concert. It was a really good concert. I want to see the video too. I haven't seen it, but yeah, I really want to do the best that I can. When I arrive in a city or a country or a province or a village, I'm a guest. I am the guest of those people, and my job is to connect with them, uplift, awaken their spirit, and that's what live music is supposed to do. And that's why I recorded a live album, because I really wanted that feeling. I really wanted that bad. You know, we live in this world of AI, so much information. We become a slave to numbers. What about numbers? What about numbers? How many numbers? How many followers? Like, this is ridiculous. And, you know, auto-tune, which is okay. I'm not knocking it, but I don't want to hear auto-tune. You know, I want to hear why you're crying. Why are you happy? You know, technology can't bury your brother. Like, my brother was killed, you know, and that's a human emotion. Only a song can make someone feel what I'm feeling. Thinking about your last album, Song of a Broken Man. Son of a broken This touched me in a way, because Song of a Broken Man is what blues is all like. A broken man singing about his life, about his soul. Well, I think that you're right. I think what blues originally was, my interpretation always is, okay, here we are, Black American people. We're taken away from this continent, Africa. We're brought to America, and they take our name, they take our religion, they take our culture, they break our families. So only way we can express our humanity was through music. And I don't think it only for Black people, I think it's for any human being. You can break a human being of all of these things, but you can't take away their humanity. A human will strive to express their humanity, and that's where blues came from, and then rock and roll and funk, soul, disco, jazz, hip hop, rap, you know, R&B, techno from Detroit, house music from Chicago, all these different genres, I hate that word, but of music, you know, it came from that experience. And that's why I have the song, Take That Bullshit, Turn It Into Good Shit, because the things that are very terrible, the things that have caused us so much pain can be our vessel, can be our friend. And I think that's what music is about, yeah. My father was 63 when he had me, and my mother was 30. Yeah, I'm old sperm, I know. But, you know, a lot of tragedy. I was the 8th of 15 kids, but I don't want to cry about that or complain. My life was so bad, you know what? Through music, I learned to make something incredible happen with all of this bad news, all this tragedy. Just a last question.
Do you think it still is important to play and sing blues music, black music in 2026 with all this AI, autotune you said before? Look, you're doing it anyway. I mean, when I listen to my kids' songs, they're listening to this latest rapper, I'm like, wow, okay, I just feel like, okay, there's blues. I don't think blues is, I left my baby down. I don't think that's blues. I think blues is an evolution. And whether it comes to Italy or whether it comes to France and some kid is hearing some music and he's inspired, then that's his interpretation. So I think, is it important? It's inevitable. It's happening whether you want it to happen or not. It just keeps evolving. Now, if you're talking about traditional blues, I think artists should do what they feel. I think if you love traditional blues, then play it and be the best at it. And if you love rap, do it, be the best at it. I'm a fan of artists more than musicians, sorry. I'm much more of a fan of artists. Like, what do you do with this music? And then how do you interpret it? I don't want to hear people doing the exact same 12-bar blues because Howling Wolf already does it better than you.